Allora, buongiorno a tutti. In tempi di coronavirus volevo cogliere l'occasione, sempre un'occasione per guardare fuori dalla finestra, per parlare di Budapest, per vedere cosa c'è a Budapest anche se stiamo qui chiusi in casa e vorrei parlarne con qualche amico. Il primo che ho contattato è un grande amico, si chiama Scott, Scott Alexander Young. Scott viene da molto lontano. Eccolo. È un kiwi, viene dalla Nuova Zelanda e qui da più di 15 anni. Scott è uno scrittore di viaggi, letteratura di viaggi, questo è il motivo per cui è arrivato qua, ma è anche un artista, è uno sceneggiatore, è un attore, insegna recitazione. Benvenuto Scott, welcome. Grazie a lei, Alessandro. Come va? Va abbastanza bene. A Va te? bene? Va A te bene? come va? To you? Non c'è male. Not too bad. I'm Ok. okay. Scott capisce poco l'italiano, la domanda la faccio in italiano, qualcosa la capirà. Un più. Capisce l'italiano e la risposta in inglese vediamo poi come cambierà. Scott, allora innanzitutto, prima cosa, qual è la parte di Budapest che ami di più? La parte che ti piace mostrare ai tuoi ospiti quando vengono qua? I think you're asking what my favorite parts of Budapest are. That's it? Um, and uh, I I have to say one of my favorite parts is the Kurt, which is Uh-huh. just a little garden. It's It's just interesting. a little public playground in the fifth district in Budapest. Um, and are you going to live translate, or should I just? Uh, yeah, maybe a translate. So, Scott sta dicendo che la parte che più gli piace è il caro Kert. È un giardino nell'interno, un piccolo giardino all'interno del quinto distretto. Quindi perché ti piace così tanto? Why do you like it so much? It's carino. It's cute. It's just beautiful. It's surrounded by these beautiful old Budapest mansions and some old laboratories, like these old science, the sort of Semmelweis type physicians and so forth of the period. These aristocratic scientific men had their houses around the square, and inside is this beautiful little park. And it's just a few minutes walking distance from my place. And in a way, I'm speaking against my own interest because when the lockdown finishes now, everyone will want to go there and see how beautiful this place is. But it's in the inner city of Budapest, and yet it's this little hidden, beautiful little piazza. It is, Quindi absolutely beautiful. è molto carino, è una piccola gemma all'interno della città interna ed è circondato da bellissimi palazzi tutti attorno con una storia legata per esempio alla figura di Semmelweis, il famoso medico ungherese, una cosa molto carina dove lui vive anche da quelle parti e ci arriva facilmente a piedi. Ed è bello in tutte le stagioni and it's beautiful actually in whatever the season it is. There you go. See. While speaking about famous buildings, famous sites, which is the one you can present as the symbol of Budapest? Qual è parlando invece di monumenti famosi, quelli che uno vede quando viene qui per la prima volta, qual è quello che più ti piace, quello che secondo te più rappresenta la città? Um, I like people more than monuments, and probably Listerine Square. It's a piazza, but and it has statue. It has the Franz Liszt Musical Academy on one side, and it has a statue of Andre Ady, the kind of Charles Bukowski of Hungary, on the other side, and it's just this
beautiful strip of cafes and nightlife and things like that. If I mean, give me a break. If you were to leave Budapest, Yeah. what are you going to think about when you leave? A monument? You're going to, when you look back, you're going to think about places like this Firenze here. That's my monument. That'll do for me. Scott ha detto che gli piacciono più le persone, gli interessano più le persone dei monumenti. Comunque, se deve scegliere qualcosa, sceglie piazza Liszt Ferenc, che è una piazza nel sesto distretto lungo l'Andrasciut. C'è l'Accademia di Musica Liszt Ferenc, è una piazza molto colorata con ristorantini, ma c'è la statua di Liszt, c'è la statua di Odi Endre, che lui ha detto è il Charles Bukowski ungherese, e magari quando lasci Budapest, magari ti ricordi pochi monumenti, ti ricordi di più la gente. I agree, people in Budapest are great, are very interesting. Sono d'accordo che le persone in Ungheria sono molto interessanti. So the question is natural now. What do you think about Hungarians? How Hungarians are? How they look like? Tutto bene. Come sono gli ungheresi allora? Che ne pensi degli ungheresi? Nice. In general, I think I see a lot of people talking about the politics here, and sometimes they concern me too. But the politics and the people are two different things. And I find the Hungarians, by and large, are really easy people to live with. They've been very hospitable to me. They're polite. They're genuinely quiet people. They're thoughtful. That's what I find anyway. And I like that about them. And, they're pretty gentle people, really. As I say, I've certainly felt welcome here. Other people may have different experiences, but yeah. And I think they're handling this, again, not because what the government's telling them what to do, but because of who they are. They're handling this crisis with a certain solidarity. They're getting through it quite well, it seems to me. What do I know? That's my opinion. Ha detto che dobbiamo distinguere la politica dalle persone. Gli ungheresi secondo lui gli ungheresi sono persone gentili, tranquille, hanno dimostrato molta solidarietà durante questa crisi, sono gentili con lui quando gli parlano, non può che parlarne bene. What about food? Cibo! Ti piace la cucina ungherese? Molto piace mangiare, claro. So, food, well, yeah, I mean, this has always been a fantastic city for restaurants. È una città fantastica per i ristoranti, avete capito facilmente. And for nightlife in general. Now, I've been here for nearly 20 years, off and on, and there's much more. There are more restaurants and more diversity now, of course. Quindi è una città con dei ristoranti meravigliosi, ristoranti e vita notturna. Lui è qui da quasi 20 anni, non continuativi ma quasi 20 anni, e in 20 anni ha visto come la città ha migliorato l'offerta, la diversità e l'offerta di ristoranti. Yeah. Quindi la cucina ungherese è buona, cosa ti piace mangiare? La cucina è buona. Quando torni, quando sei fuori dall'Ungheria e ritorni, cosa mangi per primo? What do you eat first when you come back to Hungary? Well, it might be chicken paprika. I mean, it could be goulash. I mean, honestly, Hungarian cooking it's like good country cooking. But you know what? So is French cooking at its best. It's good country cooking. It's just done really, really well with attention to detail, right ingredients, some spice, I love it. But like I was saying, I mean, now you don't, now you can get a really good bowl of Vietnamese soup too, if that's what you want to do in Hungary. You can get in Budapest anyway. You can get it. I remember once we had a great Vietnamese soup together. Anytime, buddy. I ordered Vietnamese here because
at the moment, there's nothing else to spend your money on. Yeah. I ordered like 20,000 foreign of Vietnamese food the other night because there's nothing to, nothing to spend your money on otherwise. But Let me translate. The delivery people are heroes in my opinion. These food couriers. So I always answer the door. I have my hand like that, like a glove with the tip, and I give them a 500 foreign tip. Just because what they're doing. I mean, well, it's helping to keep us all going, isn't it? Amazing. Along with all the frontline people, the medical staff and so on. It's amazing. Let me translate. So, Scott dice che il suo cibo preferito è il paprika shirke, il pollo alla paprika, che è una specie di spezzatino di pollo con un sughetto un po' pasticciato con sugo rosso e panna acida, o il goulash. Però questa è una città ormai internazionale anche, dove puoi mangiare veramente tutto quello che ti piace. Lui per esempio anche è un grande appassionato di cucina, di zuppa vietnamita. Abbiamo mangiato anche una grande zuppa vietnamita insieme ed è dove l'unico modo in cui puoi spendere ora i tuoi soldi. Ci sono questi deliverer che portano il cibo, sono gentilissimi, sono i veri eroi di questo periodo. God, you sound good. Ti voglio imparare italiano. Magnifico, Alessandro. God, it's such a beautiful language, man. È una bella lingua, l'ho studiata per 30 anni in Italia. Sempre Exactly, infatti. Cosa preferisci, Scott? Buda o Pest? What do you prefer? What's your favorite? Buda or Pest? Pest. Pest, of course. Why Pest? Naturalmente Pest. I know, I agree with you, but just explain to l'altra Budapest why Pest. L'altra Budapest. Spiega l'altra Budapest perché Pest. I could see there might come a day when I would want to move out to Buda, maybe in 10 or 15 years' time, because it's more genteel, it's a slower pace, it's more for the old folks, seems to me. Some beautiful homes and places up there, but Pest is where the action is, and I have an apartment. I'm so lucky. I'm very near that Karoi Kurt I talked about before, but I'm also right in the city. It's a great spot to be. So Pest all the way. Ovviamente Pest, sono d'accordo anch'io con lui. Buda è più tranquilla, è più gentile, ha delle case meravigliose, però l'azione, la vita è a Pest. Lui vive nel centro di Pest, il posto in cui diceva prima, vicino a questo giardino, non per caso. Grazie mille Scott per la conversazione. Grazie a lei, Alessandro. Una ultima cosa, come va col tuo ungherese? Qual è la parola ungherese che ti piace di più? So, how do you speak Hungarian? How is your Hungarian? Which is the how can you greet l'altra Budapest, or how would you which is the Hungarian word you like more? Hungarian pussy for kisses, naturally. I mean, everybody's going to tell you that. Okay, my Hungarian is not that good, I have to say, and it's a bit shameful, really. I can understand more than I can speak. So your favorite word is pussy. It's a difficult language, and I know I'm not the only expat who has been here for a long time who, doesn't speak a lot of Hungarian. Nem beszél jól magyarul. Meg nem. Mindegy. Non importa. Ok? Az biztos. Shemmy boy. I speak all the important, megvalósból kérek szépen. I mean, the important phrase. I've got a Hungarian phrase book that I go around town with, and But as you can see, I'm not suffering too badly. That's the survival Hungarian.
Meg Survival Hungarian. vörös In borka, Scots, szép. survival Hungarian. Maybe I'll do a course. Ok. Quindi la battuta è che la parola che gli piace di più è pussy, che in ungherese vuol dire bacetti. Non lo parla benissimo, l'ungherese è una lingua complicata, non è l'unico expat ad avere questi problemi qui in Ungheria. Qualcosa la parla, gira ancora con un frasario, forse eh, la frase che ha imparato sicuramente è quella vorrei ancora un po' di vino rosso. Grazie mille Scott di essere stato con noi. Tanti saluti, un abbraccio, speriamo di poter camminare presto, liberamente per la città di nuovo. So let's hope to walk again for a long time without any restriction or fewer restriction as soon as we can. Your lips to God's ears, my friend. Nice guy doing this thing with you. Ok, my pleasure. Okay. Cheers, buddy. Ciao.